Buongiorno alle mie ragazze e ai miei ragazzi. Allora, come state stamattina? Io ho l'ispirazione di fare un messaggio perché c'è necessità impellente di una guida quest'oggi, no? Oltre a tutto il sentiero sciamanico che state facendo per indirizzarvi ancora di più nella pratica della visione, della consapevolezza e della potenza. Allora, andiamo a mettere una carta di queste, vediamo un po' per questa giornata, video sempre valido dal momento in cui lo guardi, eh? Lascia andare, già, lascia andare le persone negative e le credenze tossiche. Il tuo tempo sulla terra è prezioso. Investilo saggiamente e fai attenzione con chi passi il tempo. Siamo molto più attaccati alla sofferenza di qualsiasi altro attaccamento. E allora per alimentare questa sofferenza la mente cosa fa? Ti fa ripercorrere sempre lo stesso schema, lo stesso pattern. Allora quella stessa persona, quello stesso modo di fare, quello stesso evento, proprio perché siamo sempre più attaccati a ciò che conosciamo e ciò che conosciamo meglio di tutti è la sofferenza. Il dolore è necessario, la sofferenza è una scelta, diceva Eckhart Tolle. Perché il dolore è necessario? Perché il dolore è quando si spacca la diga della mente e tu ti apri alle infinite possibilità. È la sofferenza ricercata, è il giudizio che ti fa venire sofferenza, è il giudizio della mente, è la mente che poi ti fa agganciare a tutte queste dinamiche, no? Credenze tossiche. Le credenze tossiche sono non sono abbastanza capace, non sono abbastanza bella, non sono abbastanza ricco, non sono abbastanza in salute, non sono abbastanza, ehm, sto male. Quando giudichiamo gli eventi ci asfaltano perché gli eventi sono gli dei. Ma questo lo sanno bene ragazze mie, ragazzi miei, no? Era un repetita Juvent. Vediamo su quale chakra è agganciato questo messaggio di oggi. L'amore, il quarto chakra. Il quarto chakra. La leggerezza dell'essere, il quarto chakra. Quando il quarto chakra è chiuso o comunque ostruito, i chakra chiusi non sono mai. Quando il quarto chakra è chiuso o ostruito o non è completamente aperto, quando la Kundalini non sta in pianta stabile sul quarto chakra, tu che fai? Giudichi? Vedi il mondo come nemico? La tua creatività si riduce? Vittime inconsapevoli. Allora, il perdono è diverso dalla pacificazione. Il perdono è un concetto sociale. Non esiste il perdono in natura. Il perdono è un concetto illusorio, sociale. La pacificazione degli spiriti perturbati invece ha un approccio completamente differente. Non si tratta di perdonare le persone negative, questi oracoli sono ancora un po' indietro rispetto al modo sciamanico con il quale approcciamo. Le situazioni che ci hanno dato dolore, no? Allora, le situazioni che ci hanno dato dolore, o le persone che hanno portato come veicoli quelle situazioni di dolore, sono attori. Allora non si tratta di perdonare una maschera o un attore che si sta recitando il ruolo perfetto per la tua anima. Si tratta di dare un posto a quel dolore nel tuo cuore. Non si tratta di evitarlo, non si tratta di voltare pagina, non si tratta di perdonarlo, allora io mi ergo al di sopra dell'altra persona perché sono meglio di te, io ti perdono. Ma questo non fa che generare ansia e frustrazione perché alimenta l'ego. Quindi do un posto nel mio cuore a ciò che mi accade. Uketamo. Uketamo. È il mantra dell'inclusione. Uketamo, ti accetto, ti includo. Uketamo. Non si tratta di perdonare qualcuno. Non si può fare. Si può pacificare con la formula pentacolare l'evento. L'evento è uno spirito perturbato, tu lo pacifichi
e dai un posto nel tuo cuore a quell'evento. Uketamo, uketamo, uketamo. Do un posto nel mio cuore, e questo è il quarto chakra. Lo accetto, lo includo. Fa parte del mio disegno. Uketamo, uketamo, uketamo. Vediamo i tarocchi cosa ci dicono. Quali ci mettiamo? Quali ci mettiamo? Ce li ho in mente quelli che voglio mettere, eccoli. Perché il perdono è un concetto sociale? Perché si basa sui valori moralistici di un linguaggio comune, del luogo comune. Meglio, peggio, giusto, sbagliato, migliore, peggiore, buono, cattivo, sulla base di quali valori? Quelli della religione sociale. E di conseguenza, quello è brutto, quello è malvagio, quello è peggiore, sulla base di questi valori. Allora, come giudichi, quella cosa ti farà male. Do un posto nel mio cuore, uketamo, che non significa perdonare, significa dare un posto a ciò che è. Altrimenti bussa prepotente quella cosa. Vediamo. Cos'è che bisogna lasciare andare qua oggi? Qual è la storia? Forse delle parole dette asso di spade, no? L'asso di spade è la lama che trancia ogni dubbio, la mente risvegliata, sono anche delle comunicazioni, forse delle comunicazioni che sono state taglienti e ti hanno fatto male, non ti attaccare alla sofferenza, uketamo, dai un posto nel tuo cuore a quel dolore, non alla sofferenza. Questa è la mente risvegliata, asso di spade, questa è la chiarezza che devi avere oggi. Ancora, sul lasciare andare, re di bastoni, c'è la figura di un uomo. Tre di bastoni, può essere un datore di lavoro, può essere qualcuno con cui lavori. Fatto sta, ma al di là dell'uomo in sé, l'archetipo maschile, no? Allora, se tu dai un posto nel tuo cuore al dolore vissuto, quello che puoi vivere, o a delle parole taglienti, o dei discorsi che hanno potuto ferire, se tu dai un posto, acquisisci forza da questa azione di dare un posto a quel dolore. Il re di bastoni è la leadership, è la visione. Allora, dando un posto a questo dolore, senza rimuginare, no? Si aprono delle nuove prospettive. Io vedo già che oggi si aprono delle nuove prospettive grazie a questa consapevolezza appresa, asso di spade, re di bastoni e tre di bastoni. Nello specifico, quindi, andiamo a vedere cosa accade in questa giornata su il quarto chakra. 5 di spade, ci possono essere delle tensioni, delle discussioni, o ci possono essere state che la mente te le fa rimuginare, no? Ci può essere qualcuno che ha agito male, agisce alle spalle, o ha agito... Uketamo, pacifico l'evento, ti benedico, ti amo, ti ringrazio, fede in te, pacifico l'evento, non in te, nella persona che è il veicolo, nell'evento che è uno spirito di cui la persona si fa veicolo. E poi do un posto a questa tensione. Uketamo, uketamo, uketamo. Paggio di spade. Sì, c'è tensione con qualcuno qua. Non mi fido, si fida, non mi fido. E poi c'è un cavaliere di coppe. Se fai questo ci sarà un'apertura emotiva. Cavaliere di coppe. Se fai questo che ti ho detto adesso ci sarà un'apertura emotiva. Cavaliere di coppe. Tensioni con qualcuno, situazioni in sospeso che generano rabbia o tensioni mentali, è tutto nella mente qui.
Allora, il Cavaliere di Coppe mi dice: se fai questo, ci sarà un'apertura emotiva da parte di questa persona con la quale c'è tensione o da parte di qualcuno, un'apertura emotiva dalla vita. Cavaliere di Coppe, va bene? Quindi Uketamo, Uketamo. Qual è il dono che ne consegue con l'apertura del quarto chakra? Esci fuori dalle gabbie mentali, non ti senti più frustrata, frustrato, bloccata, 8 di spade, do un posto nel mio cuore, non più vittima dell'evento, perché lo accogli, lo accetti, Uketamo, e ci sarà tanta felicità. 10 di coppe, gioia ritrovata, va bene? Vediamo cosa ti dicono queste. Devi essere sì decisa. La situazione richiede fermezza, mantieni i tuoi propositi. Cioè, accetta la situazione, mantieni i tuoi propositi e vai dritta. Non significa perdere forza. Se tu accetti Uketamo, allora tu sciogli il karma. Uketamo, dai un posto nel tuo cuore a questa situazione. Qui ed ora la risposta è nel tuo presente, concentrati su ciò che hai. Piccoli gesti, basta poco per sbloccare la situazione, dai valore ad ogni cosa. Basta che pronunci il mantra. Uketamo, Uketamo, con la consapevolezza di dare un posto nel tuo cuore a una situazione di tensione. Questo ti permette di lasciare andare veramente. Il ruolo del mantra, il potere del mantra è un potere stratosferico. Perché? Perché il mantra veicola nelle cellule le memorie cellulari legate a quel mantra. E allora questo mantra che ti fa includere, io ti includo, io ti accetto, ti permette di smettere di fare resistenza su ciò che non vuoi e sprecare energia e resistenza su ciò che non vuoi piuttosto che su ciò che vuoi. Basta poco, Uketamo, e vedere tutto quello che è davanti a te come la manifestazione del Dharmakaya, cioè del divino. Va bene? Vediamo cosa mi dicono queste, quale porta si apre oggi. La porta dell'aria, chiarimenti, chiarimenti. Oggi ci saranno questi chiarimenti che ti permetteranno di lasciare andare la resistenza. Le nuvole si diradano. Ci saranno chiarimenti che permetteranno questa apertura d'amore da parte della vita nei tuoi confronti, fatta di gesti, di gesti da parte di persone, circostanze, apertura. Va bene? Vediamo queste. Faro, non dubitare del tuo valore. Non dubitare del tuo valore. Te lo ripeto, non dubitare del tuo valore. E mettiamoci adesso le carte, queste spagnole nuove che mi sono arrivate dal titolo Dime perché. Perché sta succedendo questo oggi o perché accade questo evento? Cosa ti dà? Cosa ti insegna?
prendo io. Para sacarte de tu zona de confort, per farti uscire dalla tua zona comfort. E qual è la tua zona comfort? È la sofferenza. Per farti uscire dalla tua zona comfort. La zona comfort è la sofferenza. Questa, quell'otto di spade che abbiamo visto prima? Vittimismo, lamento, lamento, lamento. Il lamento è una zona comfort. Il vittimismo è una zona comfort. Va bene? E questo cosa genera? L'apertura d'amore della parte della vita nei tuoi confronti. Cavaliere di coppe, 10 di coppe. Anche una persona che si apre emotivamente a te generando felicità qua, eh? Siamo a migliaia, però il succo per tutte voi è questo, no? Ok, mi sembra di aver dato un bel calcione alla mente razionale anche oggi. Detto questo concludo qua e ti abbraccio forte 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 forte, noi ci vediamo prestissimo e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.